Bentrovati amici biker, voglio dedicare questa puntata a una motocicletta particolare che mi ha conquistato, la Triumph Rocket 3. In passato vi ho parlato del modello Triplo Black GT del 2021. In questo video però troverete nuovi argomenti interessanti indipendentemente dal fatto che ne possediate una o che state pensando a un possibile acquisto. Nello specifico tratterò gli aggiornamenti fatti sui nuovi modelli e le diverse sensazioni riscontrate in sella alla versione R piuttosto che sulla GT. Ai possessori del modello con motore da 2500 cm3 darò dei suggerimenti al fine di poter godere di una guida più dinamica ed esaltante, un'esperienza che darà a voi il piacere di lasciare altri motociclisti a bocca aperta. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, i modelli che ne hanno beneficiato sono quelli prodotti e venduti dal 2022 ad oggi. Di fatto, avendoli provati entrambi, ho riscontrato una netta differenza nella risposta della forcella. Le asperità ora vengono copiate meglio, senza percepire un colpo secco sull'avantreno. Altra cosa che ho riscontrato essere più morbido è il cambio. Gli innesti erano precisi anche prima, ma ora sono nettamente meno rumorosi. Sembra non essere ancora risolto un problema al freno posteriore, riscontrato su alcuni modelli del 2020 e 2021. Ad oggi è ancora in atto una campagna di richiamo di questa componente, causa perdita di pressione dell'impianto per mancanza d'uso dello stesso. I due modelli si differiscono per alcuni aspetti, entrambi mi piacciono ma con qualche riserva. Ciò che si nota subito è la differente triangolazione tra manubrio, sella e pedane. Sulla R ci si trova con il busto proteso verso il manubrio come conviene su di una vera roadster, ma le pedane non sono giustamente arretrate. Sulla GT il manubrio è largo e poco distante dal busto come deve essere su di una cruiser dominatrice di asfalti e mangiatrice di chilometri. Anche su questa versione però trovo le pedane in una posizione inadeguata. Di fatto anche in questo caso sono troppo avanzate, costringendo la schiena a una posizione innaturale e non idonea ad assorbire eventuali buche. I due modelli si differiscono anche per la prontezza del motore nel salire di giri. La R è leggermente più briosa, soprattutto con la mappa sport selezionata. Altre differenze sono relative al tipo di allestimento. La GT viene accessoriata di un poggiaschiena regolabile, una sella più confortevole, un'unghia come cupolino e manopole riscaldate. Entrambi i modelli sono provvisti di cruise control. L'elettronica non varia e quindi, se siete interessati, potete vedere la recensione che ho fatto per la versione GT del 2021. Il suo fascino da muscle bike mi aveva conquistato allora e ancora oggi ne rimango entusiasta. Il dilemma era la scelta tra la versione R o GT. Pensando al meglio di entrambi e gli aggiornamenti fatti, ho deciso per la versione R 2022 serie speciale, ma con l'allestimento della GT e relativa personalizzazione. Dopo tanto lavoro il risultato è quello di una moto estremamente prestazionale e adatta alle lunghe percorrenze. Ora vi racconto come l'ho allestita e che tipo di modifiche ho apportato per enfatizzare al massimo la maneggevolezza e il piacere di guida. Per quanto riguarda l'allestimento, per prima cosa ho montato il manubrio della GT e relative manopole riscaldate. Inoltre ho fatto rivestire la sella con un trapuntino con trama a rombi. Ora la triangolazione è perfetta grazie al posizionamento delle pedane di questa versione R. Considerando che la piccola unghia non offriva alcun riparo dall'aria, ho fatto realizzare un supporto regolabile per installare un cupolino alto e protettivo. Ora posso viaggiare a velocità sostenuta senza accusare fastidiose turbolenze. Il nuovo telaietto offre anche la possibilità di posizionare un navigatore o un supporto per cellulare. Avendo la necessità di stivare un minimo di equipaggiamento senza dover necessariamente montare le borse semirigide originali, ho fatto realizzare un telaietto per montare delle valigie rigide in stile americano. Quest'ultime hanno la serratura con chiave e sono retroilluminate. Per migliorare l'estetica del posteriore, ma anche la protezione da eventuali schizzi d'acqua, sul telaietto ho fatto saldare un prolungamento che funge da parafango. Il tutto può essere rimosso in pochi minuti. Per una moto di questo stile non poteva mancare la musica. L'impianto è composto da due altoparlanti preamplificati da 200 watt. I brani possono essere ascoltati direttamente da un cellulare tramite Bluetooth o con chiavetta USB. Integrata c'è anche la radio con la banda AM e FM. Grazie ai due deflettori supplementari montati sul cupolino posso ascoltare la musica chiaramente fino a una velocità di 110 km/h. Da questa motocicletta, già ottima dal punto di vista dinamico-comportamentale, è possibile ottenere un'agilità sorprendente, tanto da mettere in difficoltà possibili inseguitori in sella moto decisamente più sportive.
Questo è possibile migliorando la distribuzione del peso e tarando diversamente le sospensioni. Lo sforzo per condurre la Rocket si riduce tanto da facilitare la guida a chiunque. Sentiamo cosa ne pensa Lucia dopo averla provata. Eccoci qua ragazzi, la prova di Lucia è terminata. Sentiamo quali sono state le sue impressioni durante la guida di questa favolosa Rocket 3. All'inizio è stato un attimino un po' inquietante vista la mole, ma poi mi sono trovata subito a mio agio, le partenze sono tranquille, non mi ha messo in difficoltà né in crisi, neanche nelle curve, mi sono gestita abbastanza bene, mi è piaciuta, emozionante, veramente bella. Quindi ritieni che una qualsiasi biker possa pensare di poter guidare una moto di questo genere? Se non si fa impressionare dalla mole, sì. Considerando però che l'assetto, come poi vi riporterò anche a fine video, è differente da quello originale, quindi ha acquisito maggiore agilità e maneggevolezza la moto. Ok, se anche voi volete apportare le modifiche necessarie al fine di ottenere questo risultato, seguitemi attentamente. L'intervento è alla portata di chiunque abbia un minimo di praticità. Se pensate di non essere all'altezza, fatelo fare da un meccanico di fiducia. Per prima cosa procuratevi un crick per auto o meglio ancora un sollevatore. Posizionatelo al di sotto della motocicletta avendo cura di non rigare il motore. Dunque procuratevi un pezzo di legno o una superficie in gomma dura da interporre tra le due superfici di contatto. Lasciando la moto sul cavalletto laterale, sollevate quanto basta a scaricare di un paio di centimetri la sospensione anteriore. Accertatevi che la ruota anteriore rimanga a contatto con il suolo. Cosa importantissima, lavorate su di un fodero alla volta per evitare che la moto possa cadere rovinosamente. Se questo concetto vi è chiaro, potete cominciare in tranquillità. Per prima cosa allentate le viti dell'indicatore di direzione sinistro, cosa necessaria per lasciare che il fodero possa scorrere liberamente all'interno delle piastre. Fatto questo, potete cominciare a svitare le viti seguendo quest'ordine. Prima svitate completamente le sole viti della piastra superiore, fatelo poco per volta e in maniera alternata. Successivamente allentate quelle della piastra inferiore, anche in questo caso fatelo poco alla volta su ogni vite. Svitatele fino a quando è possibile muovere il fodero all'interno delle piastre. Fate scorrere il fodero fino a quando trovate questa misura. Dalla superficie del tappo del fodero al margine superiore della piastra deve risultare una distanza di 14 mm esatti. Trovata la giusta distanza, chiudete le viti della piastra superiore al fine di evitare che il fodero possa muoversi ancora. La chiusura delle viti deve essere fatta poco alla volta e in maniera alternata. La forza massima applicabile deve essere pari a 25 Nm. Se non avete a disposizione una chiave dinamometrica, stringete le viti saldamente ma con una semplice brugola e non con una chiave a cricchetto. Con quest'ultima potreste tirare troppo le viti tranciandole. Successivamente serrate le tre viti della piastra inferiore con la stessa modalità che avete usato per avvitare quelle superiori, cioè stringetele poco alla volta e in sequenza. Continuate fino a quando tutte risultano ben serrate e con la medesima forza. Ancora una volta vi ricordo di utilizzare una normale chiave a brugola per non esagerare con il serraggio. Arrivati a questo punto dovete riposizionare l'indicatore di direzione e stringere moderatamente la vite. Solo quando avete completato tutta l'operazione su questo lato potete passare a quello opposto. Ovviamente la medesima procedura la dovete ripetere sul fodero destro prima di pensare alla fase successiva, ossia la regolazione delle sospensioni. Per questa fase vi lascio consultare una tabella con relativa procedura. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci al prossimo appuntamento. Saluto tutti gli amici biker e faccio i complimenti ai possessori di questo modello. Ciao!